Oggi cambiamo le corde a due dei miei strumenti e queste sono le due mute che mi sono fatto spedire da Thomann. Niente di eccezionale, direte voi, normale amministrazione. Certo, se non fosse che invece questo cambio corde per me rappresenta una piccola rivoluzione, perché dopo decenni in cui ho scelto quasi esclusivamente corde in nickel, questa volta ho deciso di tornare alle corde in puro acciaio. Infatti qui abbiamo queste D'Addario Pro Steels EPS 220 40 60 75 95 e qui abbiamo sostanzialmente lo stesso tipo di muta però per il 5 corde e dunque semplicemente aggiunge la quinta corda, il Si 125. Perché passare dalle corde in nickel alle corde in acciaio? Sicuramente tanti anni fa, quando ho iniziato a suonare, preferivo le corde in acciaio perché sono più brillanti ed hanno una preponderanza e una persistenza di altre frequenze, cosa che le rende adatte ad alcune tecniche, in particolare lo slap, di cui ai tempi facevo largo uso e che col tempo poi ho usato sempre meno. Poi chiaramente il gusto cambia, anche le esigenze professionali, e ho finito per scegliere una sonorità in generale un pochino più scura, optando nel contempo per delle corde un pochino più morbide al tatto, e questo vale in particolare per questo strumento, questo Fender Jazz. Questo è un Reissue, un Vintage 62, uno di quegli strumenti che Fender ha prodotto negli anni 80 con le specifiche degli anni 60. Ormai questo strumento è un vintage di per sé, avendo ormai praticamente quasi 40 anni. Si tratta di uno strumento passivo single coil che ha la caratteristica di captare qualsiasi frequenza ci sia nell'aria, oltre ad essere piuttosto microfonico. Dunque, come sapete se mi seguite da un po', io tendo a tenere il controllo dei toni completamente chiuso, ma questo fa sì che insieme alle corde al nickel magari un pochino usate, il suono sia piuttosto old fashion. Dunque vorrei tentare con le corde in acciaio di dotare nuovamente questo strumento di una certa presenza di alte frequenze. Vediamo se l'esperimento riesce. In questo caso, a parte la differenza tra nickel e acciaio, non dovrei avere problemi nel cambio di corde perché la muta è equivalente. Questa è una muta 040 95, dunque in teoria non dovrei mettere mano al truss rod e al ponte. Vediamo se sarà così. Discorso un pochino differente per questo Yamaha 5 corde, anche questo è un basso passivo con i pick up humbucker. Su questo basso ho montato quasi esclusivamente corde 0,45 perché l'ho usato per lavori anche un po' importanti, soprattutto in teatro, dove il suono deve essere il più possibile pulito ed evitare quanto più possibile che le corde frustino. Dunque, sostituendo le corde da 0,45 130 a 0,40 125 mi prendo una bella responsabilità. Tra l'altro, con questa sostituzione sarò costretto sicuramente a mettere le mani sul truss rod perché la trazione delle 0,40 è sicuramente inferiore, dunque dovrò allentare un pochino la tensione del manico e sicuramente dovrò mettere le mani purtroppo anche sul ponte. Vediamo cosa succederà anche con questo esperimento. Prima di procedere alla sostituzione delle corde vorrei mostrarvi questa immagine che ritrae il cosiddetto core, ossia l'anima della corda, in pratica il filo centrale che poi viene ricoperto dai vari avvolgimenti. Come si nota è di sezione esagonale. La sezione esagonale è quella più utilizzata da diversi anni a questa parte perché offre la migliore stabilità alla corda. Infatti si possono notare tante piccole tacche lungo il profilo dell'anima. Ebbene, quelle tacche indicano i punti in cui l'avvolgimento va a mordere l'anima, stabilizzandosi. E dunque, diamoci da fare, sostituiamo queste vecchie corde D'Addario nickel. In questo momento, con queste corde,
Il basso suona in questo modo, tutti e due i pick up aperti, il controllo del tono rigorosamente chiuso, suona così. Che devo dire, se devo proprio ammetterlo, non mi dispiace questo suono un po' vintage, almeno sul pizzicato. Magari forse sullo slap denunciano tutta la loro vetustà queste corde. Sì, effettivamente sono abbastanza morte. Perciò procediamo. Ecco qui la confezione, apriamola. Voilà. Apriamo il sacchettino che contiene le corde. Ecco qui le nostre nuove corde in acciaio. Eccole qui. Procediamo. Ecco, direi che va molto meglio, almeno poi lo risentirò bene in cuffia, ma sentito qui adesso mi sembra che il suono sia davvero molto migliorato. Ho aperto un pochino i toni per dare aria a questo nuovo suono. Ditemi cosa ne pensate, a me sembra che abbia veramente recuperato molte frequenze alte. Non riesco a capire adesso qui se ci sono particolari ronzii, particolari rumori di induzione. Dovrei essere in cuffia, ma appunto in post produzione lo capirò. Però direi che in questo momento sono piuttosto soddisfatto. Sento che la corda è abbastanza più ruvida sotto le dita. Mi piace molto comunque questo suono più brillante anche da spento. Mi piace molto. Ho dovuto ritoccare leggermente il ponte, ma non a causa del cambio delle corde, ma perché effettivamente si era un po' mosso con il tempo. Devo sicuramente mettere mano anche al capotasto. Insomma, questo strumento deve essere sottoposto ad un ampio lavoro di setup, ma di miglioramento proprio. Vanno rifatti i tasti, va ricontrollata tutta l'elettronica, insomma. Però devo dire che per il momento il suono mi piace molto. Bene, passiamo a quest'altro strumento. Abbiamo detto che qui abbiamo le 0,45 e andiamo a montare le 0,40, dunque sicuramente dovrò fare un po' di regolazioni, il trastro del ponte, eccetera. Qui le corde sono piuttosto morte, si sente proprio, di slap neanche a parlarne, corde 0,45 al nickel molto vecchie, con magneti humbucker. Io non amo il suono dello slap con i magneti humbucker, non amo in generale i magneti humbucker, però sono quelli che ci garantiscono, soprattutto su un basso passivo, il suono pulito. Dunque un compromesso bisogna pur sempre accettarlo. Dunque apriamo queste corde, eccole qui, ecco qua il nostro pacco di corde nuove 0,40 125, eccole qua. Procediamo al montaggio, cioè allo smontaggio.
Ecco qui, allora, ho montato queste corde e devo dire che non ho fatto quasi nessuna regolazione, sembra esserci una certa compatibilità, almeno per il momento, tra la tensione del manico e la regolazione del ponte. Con le corde 0,45 e 0,40 sicuramente dovrò rimetterci le mani, però così, corde appena montate, accordate, gli ho dato giusto il tempo di assestarsi un pochino e già sembra tutto funzionare abbastanza bene. Certo, anche il suono dello slap adesso è molto più utilizzabile e convincente. Chiaramente hai la sensazione che queste corde siano un pochino più abrasive sulle dita, però insomma si tratta di farci un attimo l'abitudine e di, come dire, assestare, aggiornare i calli sulle dita, però insomma devo dire che la sensazione al momento è assolutamente buona, il giudizio al momento è positivo. Chiaramente adesso dobbiamo vedere la prova del tempo, dunque non mancherò di aggiornarvi sulla durata di queste corde, su quanto mantengono la loro brillantezza nel tempo. Chiaramente dovrò io riabituarmi ad avere queste corde così morbide e più brillanti su questo strumento sul quale appunto ero abituato con le 0,45 a sentire una certa resistenza. Spero di adattarmi abbastanza rapidamente. Ricapitolando, oggi abbiamo montato e provato questi due set di corde da Dario Pro Steels EPS 220 e da Dario Pro Steels EPS 225. Sostanzialmente sono due set identici, solo che questo è per il 4 corde e questo è per il 5 corde, infatti ha una corda in più, il Si grave. I diametri sono 40, 60, 75, 95, 125. Si tratta di corde in puro acciaio che dovrebbero garantire brillantezza e durabilità. Ovviamente su questo vi aggiornerò, la prova del tempo è assolutamente importantissima. I prezzi di queste due mute in questo momento in cui sto girando questo video sul sito di Thomann sono poco sopra i 30 euro per la muta a 4 corde e attorno ai 40 euro la muta per il 5 corde. Sono prezzi sicuramente più elevati della media delle mute in nickel, però se mantengono le promesse direi che questa spesa può valere la pena di essere sostenuta. In descrizione vi lascio il link per l'acquisto diretto sullo store di Thomann. Si tratta di link affiliati. Che cosa significa? Che per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccolissima percentuale. Dunque, un altro modo per sostenere questo canale, oltre ai modi consueti che già conoscete, ossia like, hype, commenti, iscrizione al canale, attivazione delle notifiche, super grazie, altre possibilità che saranno presto disponibili sul canale, ma di cui vi parlerò al momento debito. In questi due video ho fatto altre due recensioni, dunque vi consiglio di andarveli a vedere. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao ciao!